Ok ragazzi, welcome back to Tony Vibes TV, benvenuti tutti quanti ragazzi, sapete com'è, no? Io sono Tony Vibes e vi do un benvenuto. Oggi è una puntata specialissima, una super mega intervista, abbiamo un super mega ospite, l'avrete già visto su TikTok, su Instagram, dappertutto ragazzi, senza perdere tempo, no? Cioè, ve lo presento subito così sapete già chi è, facciamolo entrare e capirete subito di chi sto parlando. Internazionale ragazzi, dappertutto, Londra, Inghilterra, cioè, dappertutto insieme. Yo, what's up, bro? What's up? How you doing? How you doing? I'm pleasure to meet you, man. Me too. So, how was your trip? Yeah, I love Italy. It's an amazing country, and I mean, I'm just having a good time, you know. Okay, that's good, that's good. So my fans are really happy to have you here today. Yo, what's up? How you doing? Yo, everybody, you know what I'm saying? It's Panda Boy. Yo. Yo, tell us something. I love you, fans from Italy. Ciao a tutti, vi amo. Siete nel mio cuore. Sorry, my Italian is not very good. Yeah. Ciao. Wait a second, bro. We have Francesca from Bari. She's asking, can you speak Italian? I can say buongiorno, cappuccino, grazie a tutti. Are you sure? That's Because it. I have Francesco from Napoli. He's also asking, you can speak Italian? Me? Yeah. You sure? No, sorry. Come on, bro. You know you can speak in Italian. Come on. No, sorry. You sure? I'm sorry. Oh, come on, bro. You see this? I'm going to give you 2K if you're going to speak in Italian. You see this one? Cash, man. Can you speak Italian? Can you see? Yeah, of course. Ok, bro, adesso parlo la tua lingua. Buongiorno a tutti, io sono Panda Boy. Penso che mi avete già visto su TikTok o Instagram e oggi siamo qui con Tony Vibes TV. Esatto. Grazie per avermi invitato, innanzitutto è un onore essere qui. Sì, dimmi tutto, bro, dimmi tutto. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Panda Boy qua con noi, ragazzi. Per 2K ha iniziato a parlare italiano. Ma sono ragazzi, 2K, aspetta, dobbiamo controllare. Controlla. Perché l'altra volta mi hanno fregato. Sì? Aspetta, No, sono giusti. Sono ok, giusti? ok, Ok, bene, perfetto. Panda Boy qua con noi, ragazzi. Allora, Panda Boy, Dimmi tutto. come stai, insomma? Io sto bene, tu come stai? È stato un viaggio lungo, poi c'era tanto traffico, quindi sai che adesso siamo in estate, fa tanto caldo, no? Yeah. E quindi c'è tutto sudato. Tutto sudato? Sì. Ragazzi, sapete, sono arrivato da Milano fino a Modena per fare questo podcast, quindi ragazzi è veramente un onore. Allora, Panda Boy, tutti ti conoscono su TikTok, su Sì. Instagram, ma non sanno veramente chi sei. Uh-huh. Raccontaci un po' di te, il tuo vero nome, da dove vieni. Ok, io mi chiamo Federico, Mhm. in pratica, cioè, la mia famiglia sono immigrati cinesi, Ok? loro sono venuti in Italia, Mhm. prima non si conoscevano, Ok, si sono incontrati, si sono sposati. ok. Io sono secondogenito, secondo Ok. figlio, mi chiamo Federico. Mhm. eh, Cioè, aspetta, ragazzi, è incredibilmente incredibile. Non è un cinese che si chiama Federico. Sapete, no? Federico, non so se sai cosa significa in italiano. No? Spiegami cosa vuol dire. Cioè, Federico in pratica fede Mhm. vuol dire, cioè, avere fede e fiducia in qualcuno. Sì. E Rico, vuol dire ricco, no? Ricco. Quindi il mio nome significa ricco di fede. Mamma mia, ragazzi, insomma, ricco di fede. Guarda questo qua. Oggi, prima che se ne va, noi abbiamo fede in lui. Sappiamo che è ricco, quindi ci lascerà qualche soldo, iPhone. Sapete cosa fa su Instagram, no? Oggi ci lascerà qualche sorpresa prima che se ne va, o no? Va bene, ragazzi, guardate il video fino alla fine perché c'è una sorpresa veramente. Cioè, se non guardate questo video fino alla fine, non vedrete appunto questa sorpresa. Che quindi mi raccomando, non saltate il video perché può essere alla fine, può essere a metà video. metà, quindi non si non fate i furbi, Non fate fuori, guardate tutto il video. Ok, quindi adesso sappiamo che lui si chiama Federico, è origine cinese. Quindi sei nato qua in Italia, insomma. Sono Fatto tutto qua? nato qui in Italia. Mhm. Ho fatto un po' di scuola qui, Mhm. poi mi sono trasferito all'estero in pratica. Ah, ok. Ma perché proprio Federico i tuoi hanno scelto? In pratica, cioè loro sono arrivati qua in Italia, Mhm. e, cioè loro non parlavano italiano, Ok. quindi hanno chiesto agli italiani quale nome
fosse più adatto Ok. a me, no? Molta gente, cioè alcuni amici hanno consigliato Federico. Sì. Wow, nice name. Ma quanti anni hai? Questo è un segreto, forse più tardi ve lo rivelo. Ah, ok. Però una domanda, quanti anni mi date? Commentate qui sotto, anche tu, cosa Quanti anni do io? Sì. Allora, Federico, secondo me avrai 19 anni. Federico, ma cioè, mi stai chiedendo in base al mio nome? Stavo pensando al tuo nome e alla tua età, quindi secondo me 19 anni. 19, Sì. va bene. Diciamo, forse siamo lì, vediamo. Ok, quindi Federico, che scuola hai fatto? Che scuola ho fatto? Io ho fatto, vabbè, l'asilo, le elementari, le medie e le superiori. Ok, tutto qua hai fatto insomma. Tutto qua. Poi dopo sono andato all'estero. Sì. Ok, ma hai mai vissuto in Cina per un po' di anni? Sì, sono stato in Cina e sono stato a Shanghai. Shanghai, ok. Sono stato lì però tipo da bambino, cioè nel senso da ragazzino, bambino, quindi ormai sono tanti anni che non ci vado, non mi ricordo più. Adesso lo sai che la Cina è un paese strasviluppato e mi piacerebbe andare lì per vedere com'è cambiata in questi anni, no? Ok, nice one. Ok, quindi cosa hai studiato a scuola? In pratica mi hanno bocciato a scuola perché io ho fatto liceo scientifico e io sono sempre stato, cioè una pesta a scuola. una capra a scuola. Infatti alle medie mi hanno consigliato di fare tipo l'istituto tecnico. Però i miei volevano che diventavo dottore, no? Perché Dottore? sai, tipo i genitori asiatici vogliono che tipo il figlio diventa dottore Sì. o tipo avvocato, queste cose qui. Quindi sono andato al liceo scientifico, primo anno mi hanno subito Bocciato. E secondo anno ho avuto tipo 2 o 3 debiti. Cioè, il mio percorso scolastico è stato un casino perché poi in terza tutto tranquillo, ok? In quarta ho cambiato scuola. No, in quarta tipo ho cambiato scuola 4 volte. Ok. Perché in pratica a inizio anno non c'avevo voglia di studiare, quindi ho balzato tipo tantissime classi e mi stavano per bocciare anche quell'anno. Ok. Solo che non c'avevo voglia di venire bocciato un'altra volta e quindi ho cambiato scuola in modo che forse mi salvavo, no? Sì. E l'ho fatto tipo 4 volte, perché è stato un casino, quell'anno è stato infernale. Poi la quinta ho cambiato scuola ancora. Ma quante scuole hai cambiato in tutti? Infatti me lo chiedo pure io, cioè quasi escono, cioè perché abbiamo 10 dita, ho cambiato talmente volte che non riesco, non contarli riesco più, non ce la sì, fai. non riesco più a contare. Ma quindi sei riuscito a finire la quinta però? Sì, la quinta, cioè a fatica però sono riuscito a finirla. Ti hanno proprio cacciato dalla scuola e Sì, vai. sì, mi hanno detto guarda, Esci vai che- via, non ti voglio più vedere. Va bene, interessante. Ok, dopo la scuola hai lavorato? Oppure... Bella domanda. Mhm. Io ho lavorato tipo anche da bambino, cioè tipo ho iniziato a fare il mio primo lavoro a 9 anni. A 9 anni? Ovviamente in nero, no? Non so Ok. se si può dire in camera. Cioè, se non si può dire, tagliate questa parte. Non ascoltate questa parte, ragazzi. Ok, ho iniziato a lavorare tipo a 9 anni in un negozio di... Hai presente quei negozi dove si vende tipo tutto a €1, no? Tipo, si vendeva di tutto, spazzolini da denti, il cuscino che faceva tipo il massaggio al collo, penne, accendini, e lavoravo in un negozio così. È stato il mio primo lavoro a 9 anni. Ok. Lavoravo dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera, cioè Wow. 12 ore, e guadagnavo 5 euro. 5 euro? E quindi sfruttato, Proprio lavoro lavoro. minorile. E cioè lavoravo lì in estate, cioè tipo a 9 anni ero in quarta elementare penso, e lavoravo lì in estate e in pratica mentre lavoravo guardavo dal finestrino e vedevo tipo i bambini Giocare fuori. giocare a pallone Wow. al parco, e quindi un po' mi faceva tristezza, no? Però comunque quel lavoro mi ha fatto... Ti ha rafforzato, insomma. Sì, mi ha fatto crescere, diventare adulto più in fretta, no? Ok. Poi ho fatto tantissimi lavori, cioè nel senso ho lavorato quando ero ragazzino, ho lavorato addirittura in un negozio di tipo slot machines. E Wow. io manco avevo l'età per entrare dentro e io Però lavoravi lì? Sì, tipo
arrivavano tipo i giocatori e dovevo cambiare il gettone, se non funzionava la slot machine dovevo chiamare l'assistenza tecnica. Wow. Cioè, quando racconto queste storie nessuno mi crede, Nessuno crede perché eri pensa, piccolo. sì, pensa che cioè, è tutto inventato. Però è vero, cioè. Tutta cosa vissuta, Sì, insomma. sì, sì, sì. Quindi la tua infanzia è stata una cosa tosta per te. L'infanzia è stata tosta e... cioè non solo l'infanzia, tutta la mia vita è stata Tutta la tua abbastanza, vita. Ah, abbastanza ok, tosta. ok. Quindi fino ad oggi hai fatto tutti questi lavori, insomma. Sì, 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 sì. Ok. Diciamo che adesso la gente ti conosce perché su TikTok, su Instagram ormai, cioè, sei famoso lì, no? Sì, più o meno, Sei dai, diciamo conosciuto. di sì, sì. Ok, ma perché proprio il nome Panda Boy hai scelto? Sì, questa è una bella domanda. Panda Boy perché panda innanzitutto è l'animale, cioè è l'animale che c'è solo in Cina, no? Ok. E io sono, essendo figlio di immigrati cinesi, Mhm. panda, e poi boy perché in pratica boy significa ragazzo, Sì. quindi ragazzo cinese. Ragazzi, Sì, wow. molto semplice in realtà. Ok, Panda Boy, insomma, ci sta. Uh-huh. Ok, quindi quando è che hai deciso di voler fare questi tipi di video che stai facendo adesso? Ok, in pratica io ho iniziato tipo a fare video da bambino. In pratica era il Natale, cioè la vigilia di Natale del 2000, mi ricordo ancora la data esatta perché ce l'ho, il primo video che ho fatto c'ho ancora scritto la data. La data? Era tipo il 2009 mi sembra. Aspetta, sto pensando. 2009. Sì, 2009, la vigilia di Natale del 2009. E mio fratello, perché io ho un fratello più grande. Ok. Lui ha comprato una videocamera, Sì. cioè molto economica, tipo quelli cioè le prime videocamere che compri. Cos'è, quelli che si aprivano così? Sì, tipo? sì, quelli là da 50 euro, quello Sì. che è. Lui ha comprato questa videocamera a Natale. Mhm. E anche se era una roba super cheap, super economica, cioè io da bambino, sai che da bambino cioè tutto è sembra un bello. mondo, sì, sì. Allora io ho visto quella videocamera e ho detto, e per me è tipo una Lamborghini, cioè la cosa più bella del mondo. Da lì abbiamo iniziato, cioè guardavamo tipo un film, cioè noi guardavamo solo i film in cui tipo si picchiavano, tipo Kung Fu di combattimento. Sì? Ok. Allora in pratica guardavamo un film e prendevamo una scena e cercavamo di rifare le scene, Le no? scene che facevano loro. Sì, in pratica, quindi mio fratello tipo è 6 anni più grande di me, quindi lui faceva queste scene, tipo mi tirava i calci, infatti mi ha anche rotto il braccio Wow. 2 o 3 volte, proprio rotto. Rotto il braccio proprio Sì, completamente. sì, sì, sì. Però ovviamente anche lui era ragazzino, bambino, quindi non è che l'ha fatta apposta. Quindi se stai guardando questo video ti perdono. Ti perdono oggi. Oggi lo sai. Un saluto comunque a Gianni, si chiama. Ciao, ehi, anche tu ti chiami Gianni. Anche Un giorno- Grande, grande. Grande Gianni. Ok. Da lì ogni singolo giorno, cioè Capodanno, ogni singolo giorno fare video. E a furia di fare video ovviamente diventi più bravo, no? Mhm. Abbiamo aperto un canale YouTube sia io che lui. Ok. E lui inizia a guardare video su YouTube, come fare tipo ste robe Photoshop, Adobe Premiere, cioè come fare gli effetti speciali, no? Ok. E continuiamo a fare, riusciamo a fare anche qualche cortometraggio di qualità. Sì. Niente, mettiamo il video su YouTube, non se lo guarda nessuno. Non lo guarda cioè, nessuno. proprio ci mettiamo a fare un video, magari ci mettiamo anche 2 mesi, diciamo, guarda bro, questo video, te lo dico, fa 1 milione di views sicuro, aspettiamo un giorno, una settimana, un mese, un anno, Niente. 100 views, queste 100 views sono io che continuo a riguardare il video. Provo a fare, cioè io costringo mia mamma a guardare il video, ma manco lei lo guarda. E allora mio fratello dice, guarda, perché lui comunque ha 6 anni più di me, deve andare a fare le superiori. Deve studiare, insomma. Sì, quindi- cioè smette, non lo fa più. Io ci credo ancora. Hai ancora fiducia a te. Hai ancora- Federico, quindi lui vuole ancora continuare. Sì, sì. Continuo, niente, non va. I views non vengono. Non va. Allora, per un attimo decido di non fare più YouTube. Mhm. Però io so che questa è la mia strada, cioè nel senso questo è quello che voglio fare nella vita, no? Ok. Però so che comunque mi manca l'istruzione. Sì.
mi iscrivo, cioè vado a cercare corsi di recitazione a Milano, però io volevo un corso di recitazione, cioè perché io sempre da bambino sognavo di andare tipo in America, cioè vabbè chi è che non sogna di andare in America? Hollywood, queste cose Olli, qui. ma serio? Volevo tipo una roba tipo americana, no? Mhm. E cerco a Milano, non si trova niente. Cerco, non si trova niente che fa per me. Allora mi rassegno, mi iscrivo a una scuola di recitazione italiana. E il corso parte fra un mese. Guarda, questa è una cosa incredibile, cioè ancora oggi mi ricordo di questa cosa, è una cosa assurda. Ricevo un'email da questa scuola, Mhm. una email con tipo, è presente tipo quando ti mandano il programma dell'anno, no? Sì? C'è un PDF di 20 pagine. Wow. Guarda, proprio una coincidenza assurda, cioè poteva non capitare mai. Mi mandano questa email che io innanzitutto potevo anche non leggere. Mi mandano il PDF con 20 pagine, io potevo tranquillamente Scorrere tutto, sì. scorrere e basta, no? Apro l'email, apro il PDF, scrollo, cioè, com'è che si dice? Scorri. Scorro. L'ultima pagina, c'è tipo un'inserzione piccolissima, cioè a malapena si vede. Mhm. Sai cosa c'è scritto? Cosa c'era scritto? C'è scritto che c'è un insegnante di recitazione che ha vissuto 20 anni a Los Angeles, a Hollywood, che viene a Milano Mhm. a fare corsi di recitazione. Wow. Cioè, io ho detto, cioè, questo è quello che stavo cercando. Cancello l'iscrizione a quella scuola di recitazione, chiamo subito questa scuola. Questa scuola qua, sì. Poi vabbè, dopo una settimana, un mese sono andato lì, no? Mhm. E mi ha cambiato per sempre la vita. No, Il veramente. corso che ha fatto il tipo. Il corso di questo insegnante qua, mi sì. ha cambiato per sempre la vita. Mhm. Perché mi sono scordato di dirvi che io, cioè, se tu mi vedi da ragazzino, io ero la persona più timida di questo mondo, cioè nel senso, pure a dire ciao io Non riuscivi. non riuscivo, cioè io appena vedevo una persona, cioè io ad esempio, io quando ero ragazzino, a vedermi adesso fare tipo un podcast così, davanti alle telecamere, mai nella vita, Mai? cioè nel senso, Non ce l'avresti fatta? mai nella vita. E dopo che ho fatto questo, comunque l'insegnante si chiama Michael Rogers. Michael Rogers. Se si sta vedendo questo video ti saluto e veramente ti ringrazio Tanta dal roba, profondo Michael. del mio cuore. Cosa mi ha insegnato lui? Che devi prendere rischi, no? Cioè nel senso, io ero stratimido e lui ogni volta che mi vedeva timido mi spingeva, cioè mi dava una spinta, e a furia di fare, cioè non è... Io in realtà sono ancora timido, cioè nel senso, nella vita reale ci sono cose che ho paura di fare, ma cioè, ho visto un miglioramento. Sì? Ho visto un miglioramento, no? Ok. E da lì, cioè, ogni volta che devo fare qualcosa che mi spaventa, io nella mia testa, tipo, conto 20 secondi. Mhm. Cioè, facciamo finta... Vabbè, adesso sono fidanzato, però ad esempio facciamo finta c'è una ragazza bella, carina, Sì. per strada e ho paura di... magari io voglio andare a parlarle Parlarci, e sì. ho paura, no? Allora nella mia testa dico 1, 2, 3 e entro 20 secondi devo andare. Wow. Perché se non vado... Perché se in questi 20 secondi tu non vai, allora non andrai mai più. Non ce Cioè, la fai. non- Quindi 20 secondi, boom. Sì, subito devi andare. Wow. E qualsiasi cosa, tipo anche... Che rumore è questo? Sono i bambini che giocano. Ok, ciao, hai salutato. Adesso anche quando faccio video, non so se avete visto i miei video, comunque faccio tipo interviste per strada. Sì. Io ancora oggi ho una paura assurda, cioè nel senso, pensate che io faccio i video tutto tranquillo, no? Io quando vado per strada e devo ad esempio parlare con una persona, io ho caga si dice? Hai paura, insomma. Ho paura, no? Sì. Però sempre stessa cosa, conto questi 20 secondi e vado. Cioè, Wow. Nice one. Quindi è tutto partito da lì, insomma. Tuo fratello ha comprato la fotocamera. Sono partito da lì, sì. Wow, sì. quindi tu hai voluto fare questo corso con questo insegnante e ti ha cambiato la vita. Sì. Ok, e il tuo primo video che hai fatto, visto che
sul tuo profilo, mi sa, Instagram, facevi dei video dove avevi dei fiori che davi alla gente. Ah, ok, sì. Quello, in pratica, cioè non è stato il mio primo video, è stato il primo video che è andato virale. Ah, è andato virale, Sì, ok. sì. In pratica io guardo un tantissimo video su YouTube, Instagram, TikTok, perché alla fine, cioè noi dobbiamo avere qualcuno che ci ispira, no? Qualcuno, cioè, da cui imparare sempre. Yeah. E io vedevo sempre questi video, sempre uguali, esperimenti sociali, che tipo arriva il maschio, ci prova con la ragazza, no? È tipico, no? E cioè non volevo fare la stessa cosa, quindi volevo cambiare. Allora ho detto, cioè se io prendo questi fiori, magari li do a un maschio, com'è la loro reazione, no? Yeah. E ho fatto questo video in cui cioè andavo tipo dai ragazzi e tipo gli davo i fiori e loro magari tipo mi spingevano o comunque erano arrabbiati. E sto video è andato virale, no? Ad esempio ho fatto, mi sembra, 3 milioni di visualizzazioni e poi l'hanno ripostato su Instagram, sulle pagine e ha fatto altre milioni di visualizzazioni. Sì. E comunque io questo format l'ho continuato a portare, ho fatto tipo una decina di video in cui davo i fiori e ogni video faceva milioni di views, cioè il video con più views ha fatto tipo anche 10 milioni di views per farti capire, sì. Mamma mia. E poi ovviamente tu non è che puoi, anche il mio amico mi ha detto ci sta l'idea, però non puoi dare i fiori tutta la vita, no? Cioè, Tutta la dopo vita, sì, uno devi si cambiare annoia, un po', no? Sì, sì. sì. La seconda idea è virale, cioè io ho fatto tante idee, però molte Quelli idee... che sono andati virali sono questi qua. Sì, sì. Ok. La seconda idea che è andata virale, in pratica io vedevo la gente che faceva kiss or slap, cioè bacio o schiaffo, no? Stessa cosa, a me non piace copiare le persone, fare la stessa cosa, perché kiss or slap, diciamoci la verità, l'hanno visto... Tanti, sì. L'avrei visto 10.000 volte, no? Ho voglia, no? E quindi mi sono detto, come posso rendere questo format più interessante? Più interessante, sì. No, in realtà, a dirti la verità, all'inizio anch'io andavo in giro, facevo kiss and slap. Sì. Solo che io sono fidanzato, no? Tu che hai ricevuto più schiaffi che baci, no? Sì. A parte quello, sono fidanzato. È capitato una volta che una ragazza mi ha dato un bacio, no? L'amorosa... La ragazza si è tipo strarrabbiata, no? E da quel momento non ho fatto più sto quarto. Ah, ok, allora ragazzi, avete capito? È colpa dell'amorosa se lui non ha continuato, perché Sì, se sì. fossi single... Ciao. No comment. No, no comment. Ok. Allora ho pensato, dobbiamo cambiare, cioè dobbiamo fare qualcosa di più interessante, no? Allora è partito questo format iPhone or. E questo format veramente è stato il format che mi ha lanciato di più in assoluto. Cioè, sì. ho avuto, come posso dire, com'è che si dice in italiano? Ah, che tipo ci sono delle compagnie, tipo c'è una compagnia in inglese che si chiama Lad Bible, che è una delle pagine Instagram più conosciute al mondo, sì. Che mi ha chiesto di avere il mio video sulla sua pagina. E poi il mio video è stato ripostato sulla pagina ufficiale di TikTok. Wow. È stato numero 1 trending in Indonesia e Taiwan. E poi, vabbè, quel format lì in totale su TikTok ha fatto, secondo me, quasi anche più di 500 miliardi di views in totale. Wow. E anche su Instagram ha fatto tipo, in totale, secondo me, tipo anche 100 milioni di views, no? Quindi è stato il format che più di tutti mi ha fatto conoscere. Infatti quando io vado per strada c'è sempre qualche ragazzino che mi dice iPhone or Motorola, Samsung. Quei video lì ci stanno un sacco. Sì. Beh, bro, vuoi un bicchiere d'acqua? Perché... sì, perché... Fa caldo, ma non avete no? tipo l'aria condizionata? Fra, noi siamo neri, non abbiamo soldi per pagare, capito? Un bicchiere d'acqua, per favore. Va bene, ti porto un bicchiere d'acqua, va Sì, bene, sì. va bene. Bro, grazie, bro. ecco qua il bicchiere d'acqua. Grazie. Tra l'altro è cominciato pure a piovere. Hai visto quanto piove fuori? Sì. Mamma mia, meno male perché adesso ci porterà un po' di... un po' di freschezza, no? Meno male che siamo al coperto. Comunque stavi dicendo che i tuoi video comunque continuano ad andare virali, eccetera, eccetera. Sì, adesso in pratica sto cercando di fare un nuovo format. Ti ho detto prima che facevo il video dei fiori.
è andato per un certo punto e poi comunque la gente si inizia a stancare, no? Stancare, sì. E poi ha fatto iPhone Or, Mystery Box, queste robe e Sì. anche questo adesso la gente iniziando sta iniziando a stancarsi, no? Vai bene? Sì. Sicuro? Sì, perché cioè, fa un po' caldo, no? In pratica I tuoi video sì, virare un nuovo format, insomma, no? i miei... Vai, bro? Stai bene? Ah, succede? Yo, Giovanni, taglia per favore, taglia perché qua... Yo, bro? Bro? Cosa sto qua? Dai che viene lì un cinese qua nello studio oggi. Yo, bro? No. Mamma mia, bro, like, cioè, what the fuck? Cioè, cos'è che hai messo dentro qui? Scusa, Io? ma... Mamma mia, scusami, bro. Ah, quel bicchiere d'acqua lì è per mia mamma. Ah. Che ogni tanto, sai, fa fatica a dormire, quindi beve quello e dorme tanto. Però non ti preoccupare, non è niente, avrai solo un po' di diarrea, niente di che, tranquillo, cioè. Però ho capito che ho 2K in tasca, però non, cioè, non va bene, cioè non... No, tranquillo, non è per 2K, ho solo sbagliato il bicchiere, hai capito? No, Ci sei adesso però, no? Ci sei? un secondo, cioè... Comunque, cos'è che è successo? Perché sono stato tipo... Sei stato per terra per quasi 10 minuti. Sì? Sì. Stavo per chiamare l'ambulanza, solo che dopo ti sei tirato su. No. Ti ho dato 2 o 3 schiaffi. Possiamo aspettare un secondo? Sì, no, tranquillo. Ma sta andando? Sì, sta andando. Ah, ok, allora... Vabbè, continuiamo, dai. Ok, ragazzi, scusateci per quel momento lì, ma è stato male. Io ho dato il bicchiere di mia mamma, quella che per dormire purtroppo ho sbagliato il bicchiere. Scusami, No, va bene, tranquillo. Cioè, non è che mi viene... non No, è che- come ho detto prima, solo un po' di diarrea. Ah, Per una settimana, niente di che. va bene. Va bene. Vabbè, continuiamo, dai. Quindi niente, stavi parlando di un nuovo format, insomma. Sì, in pratica voglio fare un nuovo format Mhm. e ancora non so bene cosa fare Mhm. perché comunque mi serve un'altra idea virale, no? Cioè un'idea che non ha fatto nessuno prima di me. Ok? Ed è difficile perché comunque sia su TikTok, Instagram, YouTube ci sono milioni e milioni di video che vengono caricati ogni giorno. Mhm. Quindi magari c'è un'idea brillante e qualcuno l'ha già fatto. Sì. Quindi ci sto ancora, cioè sto facendo nuove idee qui e là, magari sto prendendo ispirazione da qualcun altro e vediamo. Magari uno di questi giorni un video, cioè, Un nuovo esplode. video uscirà fuori. Sì. Ah, ok. Comunque Quindi- pandaboy.com, qui potete seguirmi, link Seguirlo. in descrizione. Seguitelo tutti quanti ragazzi su TikTok, su Instagram, c'è anche il canale YouTube, quindi potete seguirlo ragazzi. Mhm. Quindi adesso insomma sei abbastanza conosciuto, però io mi ricordo bene che c'è stato un periodo in cui hai fatto un video dove stavi piangendo, mi sa, perché stavi dicendo che il tuo profilo è stato... Ah, ok, sì. Cosa era successo? In pratica ero tipo, in quel periodo è stato un periodo bruttissimo tra l'altro, Mhm. perché i miei video stavano andando bene, cioè ogni video che pubblicavo faceva tipo 5 milioni di views, no? 5, 10, anche 20. E, cioè stavo andando, cioè nel Stavi senso, andando, no? sì. E è successo che in pratica, sai che TikTok ha messo una nuova legge Mhm. che in pratica se tu hai meno di se sei 13 anni penso, non puoi usare TikTok. O Ok. comunque se lo puoi usare hai tanti limiti, no? Sì. In pratica un giorno mia cugina, cioè Mhm. mia cugina piccola, lei ha fatto il login con il mio account. Sì. E lei comunque ha messo la sua età, no? Che lei ha 12 anni, no? Mhm. E TikTok mi ha in pratica bloccato l'account perché ha detto ma tu c'hai 12 anni, allora non puoi usare TikTok. Mhm. E da quel momento io non cioè il mio account c'era ancora, però i miei follower non potevano più commentare, Mhm. non potevano più condividere il video, non potevano più scaricare il video, Mhm. io non potevo fare più live e quando cercavi il mio nome su TikTok non riuscivi a trovarlo.
Ok. E tu sai quanto questo sia devastante per un profilo come il mio, no? No, io pianto veramente perché nel senso è qualcosa a cui tengo, cioè veramente tengo con tutto il cuore, ci ho messo sacrifici, ci ho messo lacrime di gioia, sudore per questo account. Sì. E quindi io ho pensato che non ce cioè era finito questo account. Infatti ho provato in tutti i modi a mandare un'email a TikTok, su Instagram, a messaggiarli su Twitter. Ho mandato centinaia di email, ho chiesto a tutti i miei follower su Instagram di mandargli email. Niente, non mi hanno aiutato. È passata una settimana, 2, 3, mi stavo incominciando a rassegnare. Forse questo non fa per me, forse aveva ragione mia mamma, forse è meglio che finivo gli studi, andavo a fare il medico o cioè l'avvocato, no? Finché non mi contatta tipo il manager di TikTok, cioè una roba tipo il manager cioè uno dei manager di TikTok, no? E su WhatsApp, cioè mi contatta e gli spiego la situazione e loro mi hanno aiutato in tutti i modi e dopo una settimana il mio account è stato riaperto. Wow. Tanto che comunque la ragazza, la manager, la ragazza che mi ha aiutato si chiama Rachel. Hi Rachel, thank you so much for Hi, Rachel. opening, for helping me to get my account back. Love you. Quindi non so se lo vedrà, però nel caso lo veda, saluto. E da lì, da quel momento il mio account è ripartito, no? Ovviamente non ha più avuto le stesse views di prima, perché ho avuto una pausa di quasi un mese, no? Sì. Quindi adesso sto cercando di riprendermi, di tornare come si dice, tipo ai tempi d'oro. Ai tempi d'oro quando eri attivo? Sì. Ma ho visto che hai un sacco di follower comunque su TikTok, eh? Sì, Quanti follower c'hai? Adesso tipo più di 6 milioni su TikTok. Wow, 6 milioni. Sì. Ma vieni pagato? Sì, diciamo di sì, perché su TikTok, sull'applicazione stessa non è che vengo pagato più di tanto, perché c'è un'opzione per avere tipo i fondi di TikTok, però io non l'ho attivata, perché in pratica ho letto da qualche parte, e poi è successo tante volte ai miei amici, che se tu attivi i fondi, tu inizi a guadagnare dai tuoi video, però le tue views si abbassano. Sì. Ok. E per questo motivo io ho avuto degli amici che ad esempio avevano centinaia di migliaia di views, appena hanno attivato il fondo le views si sono abbassate. Wow. Ma non è successo una volta, cioè tipo a 3-4 miei amici è successo. E poi ho letto articoli online, è una cosa che capita spesso, quindi io non volevo. Non vuoi attivarlo? E quindi non l'ho fatto. Come guadagno io? Magari ad esempio arriva un brand, in realtà sia su Instagram che TikTok, che magari mi dice guarda, vogliamo che promuovi questo brand, che sia un vestito, un brand di vestiti o che ne so, tipo un'app o qualsiasi cosa, anche cioè, alcune volte mi mandano messaggi persino per promuovere tipo i forni, no? I forni o di tutto in realtà, i forni e decorazioni per la casa, e mi danno tipo guarda quanto vuoi, mi chiedono, e io in base, ad esempio, se un prodotto a me non mi piace, nel senso se non c'entra niente col mio canale, il mio account, cioè il mio canale è interviste, prank, sketch, robe divertenti, e tu mi dici di promuovere tipo dei biscotti. No, sì, dei biscotti o tipo il divano, cioè io cioè alla fine non è che penso solo ai soldi, cioè io so che se promuovo i divani sul mio account la gente sicuramente dice questo qua pensa solo ai soldi, cioè si è venduto a tutto, no? Sì. Quindi io cerco di evitare queste cose, cerco di promuovere cose che comunque c'entrano con il mio account. Ad esempio, se mi dici di promuovere la nuova GoPro, perché comunque io faccio video, no? La GoPro c'entra di brutto con i video. O tipo il nuovo microfono Rode c'entra comunque, perché io faccio appunto interviste, mi serve un microfono. Sì. In questo caso io sono molto felice di collaborare, sì. Ok. Quindi tu adesso fai solo questo nella vita? Cioè fai questi video qua, vai in giro, perché sappiamo che viaggi un sacco. Sì, diciamo che ho girato un po' il mondo. Se state guardando questo video vi incito, si dice così? Vi invito, se avete l'opportunità,
di viaggiare più che potete, perché viaggiare vi apre tanto la mente, cioè vedete culture diverse, vedete modi di pensare diverso e vedete come, ad esempio, tu sei abituato a fare una cosa in un certo modo e tu pensi che se tu rimani sempre nel tuo cerchio e fai una cosa in quel modo, no? Sì. Tu tutta la vita penserai che c'è solo quel modo per fare questa cosa. Però appena esci da questo cerchio e vedi tipo da un altro punto di vista, ma si può fare anche in questo modo, no? Sì. O magari esci, vai a sinistra, ma c'è anche quest'altro modo di fare le cose, no? Allora la tua mente si cresce e vedi tanti punti di vista diversi. E il fatto di viaggiare, di vedere cose da tanti punti di vista mi ha aiutato tantissimo a fare video, a fare tipo collaborare con brand, perché io non guardo, cioè quando faccio video, io non voglio che tipo solo una determinata cerchia di persone guardi i miei video. Sì. Io voglio che i miei video piaccia a tutti, cioè, sì. sia che tu vieni dalla Cina o che vieni dall'Africa o che vieni dal Polo Nord, sia che tu sei un bambino di 3 anni o uno che ha 90 anni, comunque ti possono piacere i miei video. I miei video sono molto semplici, non c'è niente da capire, ma allo stesso tempo cerco di mandare un messaggio, no? Cioè tipo, sono un po' i film della Disney, no? Tipo, non so, Mr. Bean, no? Sono molto semplici, ma hanno tanto dietro, no? Tanto messaggio dietro, no? Ok. E che tipo di messaggio c'è dietro secondo te? Messaggio, ad esempio nel video dei fiori, no? Nel video dei fiori, ad esempio, il messaggio è quello di no all'omofobia, ad esempio. Ok. E nel video dell'iPhone Or, il messaggio è che, perché di solito io cerco di mettere situazioni surreali nei miei video, ad esempio vuoi l'iPhone o tipo la tua ragazza. E l'iPhone rappresenta tipo l'avidità di una persona, cioè il materialismo di una persona. Ok. E tipo la ragazza rappresenta l'amore, la famiglia, no? Fanno ridere questi video, cioè perché c'è gente che tipo prende l'iPhone e lascia la ragazza. Sì. Però in realtà nella vita reale ci sono casi che veramente uno sceglie tipo i soldi, la ricchezza materiale al posto della famiglia, no? Cioè veramente, no? È vero. E io cerco di semplificare, è un tema abbastanza complicato da affrontare, però io cerco di semplificarlo in modo che anche un bambino di 3 anni riesca a capire. Capisca che quanto la gente tenga le cose materiali invece che la famiglia. Sì. Infatti faccio questi episodi assurdi, no? Vuoi l'iPhone o tipo tuo papà o tuo figlio o tuo fratello, e c'è gente che appunto prende l'iPhone, no? Sì. Cioè tu lasci da parte la tua famiglia al posto di un iPhone è diciamo solo un esempio, no? Può essere qualsiasi cosa, no? Materiale, diciamo. Sì. Infatti faccio tanti di questi video in cui metto, cioè io challenge, non so come si dice in italiano? Challenge, I challenge you, tipo ti sfido. Sfidi le persone. Sì, vuoi tipo i soldi o appunto la famiglia, la tua patria, il tuo cane, no? Ok. Sono comunque video divertenti, stupidi, ma c'è un messaggio dietro. Sono tutti comunque video che mandano dei messaggi. Se Sì, uno... sì. Vabbè, in realtà non tutti, alcuni sono proprio divertenti e basta. Divertenti e basta, sì. Ok, nice one. Prima quando stai parlando hai detto che eri timido prima. Sì. Quindi tu adesso, no? Riguardandoti da quando hai iniziato a fare il video fino ad oggi, no? Quali sono cosa è migliorato secondo te in te da questi lati, guarda, quando fai il video? Io ho visto dei video che ho fatto, i miei primi video in pratica, ce li ho ancora su YouTube tra l'altro, è un altro canale, e dopo te li faccio vedere. Io quando guardo quei video penso, ma quello davvero sono io? No, ma stai scherzando? Cioè non ci credo che sono io, no? Però quello che apprezzo dei miei video che facevo da bambino, che comunque anche se erano video banali o fatti male, cioè io si vedeva che ci credevo, no? Ci credevo in quello che facevo. Questa è una cosa che mi fa sorridere. Vabbè, le differenze, le differenze, giusto? Le differenze più abissali, cioè più grosse, sono che
da bambino facevo una cosa e appena... Cioè, perché ero timido, no? Quindi facevo... Come posso dire? Ero timido di osare, cioè di fare un step in più. Mentre adesso io oso tanto, cioè prendo tanti rischi. Cioè, ad esempio, se devo andare tipo in centro città e fare lo stupido, cioè lo faccio tranquillamente, non mi creo grossi problemi. Mentre da bambino magari pensavo tanto a cosa pensa lui, cosa pensa quell'altro, ma cosa succede se quello, cioè io pensavo sempre alle conseguenze rispetto invece a fare le cose subito. Ok, nice one. Ok, dicevi che la mamma insomma voleva che tu diventassi un dottore, però tu adesso sei un video, diciamo sei uno che fa i video e queste cose qua. La famiglia cosa ne pensa di questa cosa qua che stai facendo? La famiglia non è tanto d'accordo, ancora adesso, no? Cioè nel senso, adesso che vedono che comunque ce la sto un po' facendo, mi stanno supportando. Però sempre, cioè ti dico sempre mi hanno detto Federico, figlio mio, forse è tempo di cambiare, magari perché non ti trovi magari apri un negozio, cioè ha un lavoro fisso, fisso nel senso che tu sai ogni mese che avrai dei soldi, non hai paura che stai tipo a corto di soldi, no? Però questo la mia personalità, cioè io non ce la faccio a stare in un punto tutta la vita, no? O tipo che sono sicuro che il mese prossimo guadagno 1.000 euro, no? Io non ce la faccio cioè questo non è il mio stile di vita. Il mio stile di vita è spericolato. Cioè ad esempio io mese prossimo guadagno un tot e il mese prossimo ancora è totalmente diverso. E magari oggi sono qui a Modena e domani sono nella giungla in Amazzonia, no? E mi piace tanto incontrare nuove persone, parlare appunto con culture diverse, scoprire nuove cose, perché noi non smetteremo mai di imparare, mai, cioè mai. Anche se sei professore di Harvard, imparerai cioè avrai sempre da imparare. Sì. Nice one. Ma ti è mai capitato che vai a chiedere a qualcuno, vuoi fare questo video, no? E poi succedono atti di razzismo, non so, perché comunque sai le tue origini, no? Potrebbe capitare. Non ti è mai capitato? No, quando ero bambino mi prendevano tanto in giro, perché in pratica, io cioè la mia famiglia è sempre vissuta in un paesino vicino a Milano, Cinisello Balsamo, non so se è presente. Sì, ho sentito. Non so se è presente Sfera e Basta. Sì, Sfera e Basta, sì. In pratica lui è di Cini, no? Cini. Cioè io e Sfera e Basta abbiamo tante cose in comune. Cioè lui è nato a Sesto, anch'io sono nato a Sesto. Wow. Lui è vissuto a Cinisello e anch'io sono vissuto a Cinisello. E lui è nato in dicembre e anch'io sono nato a dicembre. Wow, siete gemelli secondo me. È uno dei miei cantanti italiani preferiti, perché comunque, nonostante lui sia nato in questo paesino che non ha niente da offrirti, cioè non c'è niente in pratica, è riuscito a spaccare. Questa è una cosa che mi ispira, a me e a tutte le ragazzine di Cinisello. Nice one. E sì, io in pratica la mia famiglia, come stavo dicendo, è nata a Cinisello e siamo stata l'unica, cioè la prima famiglia asiatica in tutta Cinisello. Wow. E quindi immaginati, io ero l'unico bambino asiatico, cioè quindi quando andavo a scuola ti puoi immaginare tipo occhi a mandorla, tornatene in Cina, perché mangiate i cani. Wow. Poi questo non so se la metterai o si taglierà, ce l'hai queste cose qui. Wow. No, perché a me non mi piace, a me non... Cioè io mi sento, come posso dire, a me non mi piacciono quando la gente fa queste battute, no? Sì. Perché comunque io sono fiero di essere asiatico. Quando io sono nato in una circostanza particolare che io non avevo nessun punto di riferimento, no? Perché
dimmi un asiatico famoso in Italia. Uno. In Italia? Nessuno, no? Nessuno. Ecco, quindi immaginati io chi avevo di riferimento? Nessuno, Nessuno. no? E il mio sogno è sempre stato, io voglio, cioè, diventare il punto di riferimento per tutte le generazioni asiatiche in Italia, ma anche tipo tutte le altre etnie, cioè tutte le minoranze etniche in Italia. Ok. Cioè io voglio diventare il primo asiatico che spacca in Italia. Nice. Perché in pratica quando io ero bambino non c'avevo nessun punto di riferimento ed è stato veramente triste, no? Perché da bambino devi avere per forza degli eroi, delle persone che ti ispirano, no? Sì, sì. E quindi io farò di tutto per essere un punto di ispirazione per appunto i bambini, minoranze etniche in Italia, perché loro hanno bisogno di una voce. No, questo è importante da dire. E io voglio veramente che un bambino che nasce qui in Italia dica ammiro Panda Boy, da grande voglio diventare come lui. E questo è una cosa che mi renderà super orgoglioso di me e di quello che sto facendo, no? Wow. Nice one. Ok, allora, adesso in questo momento, come stai dicendo tu, comunque c'è già qualcuno che vorrà diventare come te, perché comunque il nome, diciamo che ce l'hai già, la gente ti conosce. Immagino che quando sei in giro per Milano o altre parti la gente ti riconosce, no? Che sei tu che fai questi centri di video. E avrai già fatto dei video anche con altre gente conosciuta, quindi... Sì. Ok, quindi quali sono, insomma, i tuoi progetti futuri che adesso hai nella scatola, come dici te, no? iPhone o scatola, per i tuoi fan, i tuoi follower? Sì. Progetti futuri, nel senso video o proprio progetti futuri? Progetti futuri, video, tutto. Ah sì, ovviamente continuare a fare video sia su Instagram e TikTok e fare tante collaborazioni. Ci sono tante collaborazioni in arrivo perché adesso stiamo facendo un tour. Non so quando uscirà questo video, forse quando uscirà questo video sarò già in tour, però devo andare a Londra per fare dei video collaborazioni, no? Ok. Poi in agosto sono a Bali, in Indonesia. Wow. E lì, anche lì mi sono messo d'accordo con altri TikToker della zona per fare le collaborazioni. E poi dopo Bali, le Filippine. Wow, sei sempre in giro, insomma. E anche lì mi sono messo d'accordo con dei TikToker abbastanza famosi lì in zona. E poi il mio sogno sarebbe quello di andare a Los Angeles. Ancora non so se ci andrò, però stiamo pianificando, vediamo se riusciamo a metterci d'accordo con qualche agenzia. Okay. E il mio sogno è appunto di espandere il nome Panda Boy. Il mio sogno è quello di far Panda Boy un brand, no? Quindi di espandere il mio brand che sia conosciuto in Europa, in Asia e in America. E progetti, sto lavorando a un video musicale, siamo ancora agli inizi, però ci sto mettendo d'impegno, quindi spero di farlo uscire il più presto possibile. E sto reinventando la mia linea di abbigliamento, Panda Boy, quindi stiamo parlando di magliette, felpe, pantaloni. Ci ho provato a fare questo business, ma la prima volta ha fallito perché comunque l'ho presa troppo alla leggera, no? Pensavo che fosse facile, no? Comunque ci vuole tanto tempo, è come un figlio da allevare, ci vuole tanto dedizione, no? Okay. E la prima volta non ci ho messo dedizione, quindi il progetto è fallito, però adesso stiamo ripartendo e stiamo rifacendo il logo del brand e forse al più presto farò uscire il Panda Boy, la linea di abbigliamento. Nice one. Allora, hai qualcuno che ti segue, un manager, oppure fai tutto da solo? Faccio tutto da solo. Tutto da solo? Non so se abbiamo ancora tempo, però ti racconto 5 minuti. Sì. Io all'inizio andavo anche tipo in centro città da solo a fare video, cioè proprio da solo, andavo col tripiede in mano e tipo una mystery box. E comunque da solo è difficile, nel senso, cioè devi mettere il tripiede e poi devi fermare la gente.
e poi magari tu fai il video, perché non c'è nessuno che controlla il video, magari cioè il video è storto, cioè nel senso inquadra il cielo, no? Non è come volevi te. Sì, e poi comunque la gente per strada comunque è sempre di fretta, no? Cioè Sì. tu al massimo il video lo puoi girare 1 o 2 volte, se glielo chiedi la terza volta dice guarda bro, devo andare a lavoro, sono di fretta, no? Sì. Quindi i primi mesi ho fatto sempre video da solo, perché cioè non conoscevo nessuno, quando ero qui non conoscevo nessuno e magari c'avevo anche qualche amico, però a me non piace la gente che ti dice scusa non posso, va bene 1 volta, 2 volte, 3 volte, mi dicono oggi non ci sono, domani non ci sono, dopodomani non ci sono, allora cioè mi sono stancato, guarda vado da solo, faccio tutto io. E adesso ho un mio amico che mi aiuta. E vabbè, 10 volte più facile. Vabbè, sì, avere qualcuno che ti aiuta. Sì. Però incredibilmente quando facevo video da solo andavano più virali, assurdo. Cioè quando facevo video da solo facevano anche 50 milioni di views. Adesso che mi aiuta qualcuno, che in teoria dovrebbe essere più facile, ho meno views. Quindi forse dovrei tornare a fare video da solo. Se tuo amico ti vede... Allora, saluto Francesco, bro. Due Francesco. Va bene. Ok, quindi adesso no? Riguardandoti, da quando hai iniziato fino ad oggi, com'è stata l'avventura? Difficile? Facile? Come sta andando? Ci racconti un po' questo e poi dopo? Sì. Vabbè, è stato un viaggio lungo, perché ti ho detto che ho iniziato a fare video da ragazzino, no? Da ragazzino. Quindi, da bambino in realtà. È stato un viaggio lunghissimo e ho fallito tante volte, perché ho aperto un canale YouTube, ha fallito. Ho aperto un altro canale YouTube, stava andando bene. Io una volta ho aperto un canale YouTube e facevo rap reaction, no? E facevo rap reaction tipo reazione a Capo Plaza, non so se presente, Spera e Basta. Sì. E comunque stava andando, cioè nel senso a quei tempi stava andando tanto. E io pensa a te, io ho chiuso quel canale, cioè stava andando tanto. Io ho chiuso quel canale per un hater. Cioè nel senso uno mi ha mandato un messaggio e mi ha detto guarda fai schifo, ti odio, chiudo il canale. E io per quel motivo ho chiuso il canale. Cioè persona? Cioè, no, ricevo tanti messaggi di hater. Ok. Tipo, però quel messaggio in particolare mi ha fatto chiudere il canale. Mi ha colpito, no? E cioè io comunque, come si dice in italiano? I regret. Cioè, ti sei pentito di aver chiuso Cioè mi sono canale? pentito perché tu avrai hater sempre, no, nella vita. Anche se sei Cristiano Ronaldo, Messi, avrai sempre hater. E io a quei tempi non ero abbastanza coraggioso, cioè nel senso ero molto sensibile. Appena uno mi dice fai schifo, subito mi sono arreso. E mi sono pentito, però è stata una lezione di vita comunque. E adesso vado, sono un camion, cioè pure se mi metti i posti di blocco io Sfondi i posti di sfondo blocco. tutto, cioè hater non mi interessa più, no? E quella è stata una lezione importante per me. E quello che ho imparato è che appunto avrai sempre persone che ti odieranno, qualsiasi cosa tu fai nella vita, cioè entra da un orecchio e esce dall'altro. E poi un'altra cosa che ho imparato è costanza. Se tu ci credi in una cosa che fai, ad esempio tu ci credi in questo podcast, va bene che magari adesso perché anch'io ho iniziato, quando ho iniziato io avevo 10 views. Cioè io ti dico per 5-6 anni ho avuto massimo che facevo 100 views, no? Ci devi credere, bro, perché se tu non ci credi, non ci crede nessuno, no? Cioè tu ci devi credere dal profondo del tuo cuore, anche se è una persona che ti guarda, è sempre una persona, cioè è un essere umano, no? Quella persona vive la sua vita, parla, incontra amici, è un essere umano, no? Poi dopo tu continui ad andare, a crederci, sono 2 persone, 4, comunque sono 4 persone, bro. 6, 8, 10, 100 persone non ci stanno più in questo studio, comunque cioè, sono tante, no? Sono tanti, sì. Però noi perché abbiamo questa cosa, se non facciamo 1 milione di views allora io ci rinuncio, no? Non so perché, però c'è questa cosa, se questo video non fa almeno 10.000 views io cambio lavoro. C'è una cosa
che accade spesso in YouTube. Sì. Perché comunque i numeri quando sono su internet sono, cioè un po' non sono niente, no? Però tu devi pensare che 100 persone che guardano il tuo podcast non ci stanno in questo Non studio. ci stanno quasi. 1000 ti serve, cioè 1000 persone sono dentro quasi un centro commerciale, cioè un supermercato, no? Sì. 10.000, 50.000 è uno stadio di calcio. Comunque non so se tu sei mai andato in uno stadio di calcio, cioè 50.000 persone sono, cioè è una cosa assurda, no? Sì. Quindi devi cioè accontentati di quello che hai, non capito, non essere troppo avido. Che comunque se tu sei veramente te stesso, se tu veramente sei te stesso e ami quello che fai, tu lo fai anche gratis, cioè non è che non ti interessano le views. Le views e la fama sono cose che arrivano dopo, cioè, ma perché tu lo fai perché ti piacciono. Cioè io i video, iniziato da bambino, li facevo perché mi piacevano. E non... Sì, va bene, all'inizio da bambino, ti dico la verità, vedevo che un video faceva una views e ci mettevo tanto impegno. E ti arrendevi subito. Mi faceva un po' tristezza, no? Però ho capito che se ti piace una cosa, continua a farla, no? Anche se non ti guarda nessuno, alla fine lo fai per te, non lo fai per nessun altro. Quindi è un consiglio che do a tutti che stanno guardando questo video. Se qualsiasi cosa volete fare, YouTube, volete diventare un cantante, un rapper, un fashion designer, dovete crederci, cioè fino in fondo. Nice one. Un'ultima domanda. La sensazione più bella di questa cosa che fai qual è? Di questo cosa che faccio? Sì. Appunto, come ti ho detto, quando vado in giro c'è le persone che mi riconoscono, che mi chiedono le foto e mi dicono bro, ti amo, cioè nel senso apprezzo quello che fai. La cosa più importante è che la gente guarda i miei contenuti, gli piace, cioè apprezza quello che faccio e comunque a loro si ispirano, cioè nel senso, perché lo fa Panda Boy, adesso anch'io mi metto a fare TikTok, perché se ce l'ha fatta lui, ce la posso fare anch'io. Questa è una cosa che mi rende molto orgoglioso. Wow. Ora l'ultima domanda, però c'è un'altra. Ma la tua amorosa, l'hai conosciuta tramite questa cosa qua oppure ce l'avevi già? No, ce l'avevo già. Ce l'avevi già? Infatti da quando faccio questa cosa lei è molto più gelosa, no? Perché ovviamente quando faccio interviste devo intervistare tutti, no? Maschi, femmine, bambini, cioè non discrimino nessuno. Cioè io, se vedi nei miei video, cioè io faccio interviste a tutti, cioè non è che dico, se tu sei di questo paese o sei di questa religione allora non ti faccio, no, io faccio tutti, cioè non mi interessa. Se ti vedo per strada e mi sembri, cioè nel senso, in quel momento... Se ti ispira la persona. Se mi ispiri, ecco, io ti chiedo se vuoi fare il video, non mi interessa di che origine sei, se maschio o femmina. Però ogni volta che faccio interviste alle femmine, lei è sempre arrabbiata, sempre, qualsiasi intervista. E le ragazze ti continuano a scrivere sulla tua pagina? Chi? Le ragazze? Sì, vabbè, sì. Normale? Sì. Tante? Vabbè, io in realtà quando non riesco... Non ne leggi tante? Non riesco a perché ogni giorno ricevo centinaia di messaggi, non riesco a leggerne tutti. Quindi... Wow. Ok, salutiamo l'amorosa di Panda Boy, anche se non sappiamo come si chiama. Come si chiama? Hi Liuda, ciao Liuda. Ciao Liuda, è del tuo paese? No, lei è russa. Ah, ok, Sì, russa. sì. Ok, va bene, hi Liuda. Ok, quindi adesso noi siamo alla fine. Sì. Ma ti volevo chiedere una cosa. Sì. Questo posto è tuo, no? Questo posto è mio, Cioè, non l'hai affittato in sì. pratica? Non è affittato. No, perché è bello spazioso, è bello... È bello, mi Ti piace piace. questo posto? Sì. Va bene, un giorno se vorrei fare un altro podcast è sempre disponibile Va qua. bene. Tanto se tu vuoi lasciare fuori i tuoi contatti, Instagram, Sì. Facebook, quello che usi. Perché il mio Instagram, cioè iniziamo da TikTok, pandaboy.com, puoi vedere qui, anche in descrizione, poi il mio TikTok è qui, pandaboy.com, sempre YouTube qui, e, diciamo che va bene così. Ok, nice one. E niente, se vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa a qualcuno. Voglio salutare i miei amici, cioè mia mamma e mio papà, mio fratello, Gianni, ciao. Vabbè, l'ho salutato prima in realtà. Sì. Poi Francesco, il mio
cameraman, Luda, la mia ragazza, Ferdi, il mio migliore amico. E vabbè, se state guardando questo podcast, sapete chi siete, vi saluto, bacione. Nice one, nice one. Niente, le ultime parole? Le mie ultime parole? Sì. Credete nei vostri sogni e spaccherete, però dovete crederci, e non dovete mai arrendervi, perché ci saranno momenti bui in cui sembra che tutto sta andando male. Sono quei momenti che vi fanno diventare più forti, quindi superate l'ostacolo e spaccherete. Parola di Panda Boy. Nice one, nice one, nice one. Va bene. Niente, ringraziamo il nostro amico Panda Boy, il nostro bro, Grazie che è arrivato mille. direttamente da Milano fino a qua per questo podcast. È davvero Grazie un mille, onore bro. averti qua, bro. E va bene, io sono Tony. Com'è? È arrivato il proprietario, dovevo andare via, ha detto? Scusa? Ha detto che è arrivato il proprietario, quindi devo andare via, quindi mi sa che... Dobbiamo andare via? Sì. Ma scusa, non è tuo questo posto? Ha detto che devo andare via, sì. Secondo me non è mio, no? Non è tuo, ma tu mi hai detto che era tuo, no? Era per fare un po' di fama. Era per fare un po' di... Sì. ma adesso? Vabbè. Non posso sedermi? Sta arrivando l'altra ragazza. Vabbè, ragazzi. Scusate, allora... Vabbè,